Ciao a tutti e benvenuti a Italian Pod. Io sono Luca e oggi sono qui con Francesca per parlare di un tema che, secondo me, tocca tutti quelli che imparano una lingua. Non paragonarti a nessuno. È davvero importante, Perché spesso ci dimentichiamo che ognuno ha il suo percorso. Ciao a tutti. Sì, Luca, hai ragione. Quante volte ci capita di guardare altri studenti e pensare: ma loro sono più bravi di me, imparano più in fretta. Succede a tutti, anche a noi insegnanti, credetemi. Oggi vogliamo riflettere insieme su questo. Ecco qualche parola chiave. Paragonarsi, nessuno importante. Vi suonano familiari? Ecco, la prima domanda per voi. Vi capita mai di confrontarvi con altri studenti? Pensateci un attimo mentre ascoltate l'episodio di oggi. Allora, perché ci confrontiamo con gli altri? È una cosa molto umana, no? Tutti vogliamo migliorare, essere più bravi, magari parlare fluentemente come quella persona che vediamo su YouTube o in classe. Sì, e spesso pensiamo, io non sarò mai così bravo. Ma è davvero così? Io, per esempio, quando ho iniziato a studiare il tedesco, mi sentivo sempre indietro rispetto agli altri. Mi dicevo, loro capiscono tutto, io invece niente. Guarda, Luca, mi ricordo anch'io all'inizio della mia carriera da insegnante. Mi confrontavo sempre con colleghi più esperti. Pensavo che non sarei mai stata all'altezza. Ma poi ho capito che ognuno ha il suo modo di migliorare e che il confronto non serve a molto, anzi. Infatti, il confronto può essere pericoloso. Può ridurre la motivazione, farci sentire ansiosi e farci dimenticare tutti i progressi che abbiamo fatto. Ho visto studenti bravissimi smettere di parlare in classe solo perché pensavano di non essere al livello degli altri. Sì, questa cosa succede spesso. Magari uno studente ha paura di sbagliare, si blocca e alla fine non parla più. Ma la motivazione è fondamentale e l'ansia non aiuta nessuno. Ricordatevi sempre dei vostri progressi, anche se vi sembrano piccoli. Esatto. Facciamo un piccolo esercizio. Fate un respiro profondo e pensate anche solo per un attimo a quali progressi avete fatto da quando avete iniziato a studiare italiano. Magari sono più di quelli che pensate. Ecco, qui arriva la parte bella. Celebrare i propri successi. Spesso ci dimentichiamo di farlo, vero? Ma è importantissimo. Io, per esempio, quando imparavo l'inglese, mi premiavo ogni volta che riuscivo a capire una canzone o a guardare un film senza sottotitoli. Piccoli traguardi ma grandi soddisfazioni. Sì, anche io faccio così. Quando studiavo spagnolo, ogni volta che riuscivo a ordinare qualcosa al ristorante senza problemi, mi sentivo un campione. Quindi, ricordate, celebra i piccoli successi. Sono loro che vi portano avanti, giorno dopo giorno. E poi, il percorso personale. Ognuno ha il suo viaggio, unico e speciale. Non esistono due studenti uguali. C'è chi ha più facilità con la grammatica, chi invece è più bravo a parlare, chi ha più tempo, chi meno. E va bene così. Sì, ogni studente ha le sue difficoltà e i suoi punti di forza. Il bello è proprio questo. Il viaggio di ognuno è unico. Non c'è una strada giusta o sbagliata, c'è solo la tua strada. E questo rende tutto più interessante, no? Allora, come si fa a smettere di confrontarsi? Vi diamo 3 consigli pratici. Primo, tenete un giornale dei progressi. Scrivete ogni settimana un traguardo raggiunto, anche piccolo. Secondo, fate autoriflessione. Chiedetevi cosa avete imparato davvero. Terzo, confrontatevi solo con il vostro passato, non con gli altri. Mi piace molto questa cosa del giornale dei progressi. Io lo faccio ancora, E ricordatevi sempre, il vostro italiano è speciale perché è il vostro. Nessuno può togliervelo.
A volte però è normale provare emozioni negative quando ci confrontiamo. L'importante è riconoscerle e accettarle. Francesca, tu come facevi quando sentivi ansia? Bella domanda. Io usavo delle tecniche di respirazione. Quando sentivo l'ansia salire, mi fermavo, respiravo profondamente e cercavo di accettare quell'emozione senza giudicarmi. Funziona, sapete? Provateci anche voi. Sì, accettare le emozioni è il primo passo per superarle. Non bisogna avere paura di sentirsi un po' giù ogni tanto. E qui entra in gioco la pazienza. Imparare una lingua richiede tempo, non c'è niente da fare. Io, per esempio, ci ho messo anni a sentirmi davvero sicura con il francese. All'inizio pensavo, non ce la farò mai. Ma poi, piano piano, i risultati arrivano. Tutti partono da zero, nessuno nasce già fluente. Bisogna darsi tempo, essere pazienti con se stessi. I veri risultati si vedono col tempo, non da un giorno all'altro. Adesso vogliamo coinvolgere anche voi che ci ascoltate. Qual è il traguardo più importante che avete raggiunto ultimamente nello studio dell'italiano? Pensateci un attimo. E se vi va, condividete la vostra storia con noi. Potete mandarci un messaggio, ci fa sempre piacere leggere i vostri progressi. Siamo qui per supportarvi, sempre. Allora, ricapitoliamo. Non paragonarti agli altri. Celebra i tuoi successi. Ricorda che il tuo viaggio è unico e speciale. Le parole chiave di oggi erano paragonarsi, nessuno, importante, motivazione, ansia, progressi, viaggio, unico, speciale, emozione, accettare, respirare, pazienza. E il messaggio finale è semplice. Non paragonarti, celebra te stesso ogni giorno. Grazie per averci ascoltato, siete fantastici così come siete. Grazie davvero a tutti, ci sentiamo presto con un nuovo episodio. Ciao Luca! Ciao Francesca, ciao a tutti e continuate a imparare con il sorriso.